Viviamo in un'epoca strana, abbiamo più strumenti che mai per comunicare, più informazioni che mai per decidere, più libertà che mai per scegliere chi essere. Eppure, guardati intorno, la sensazione diffusa è quella di un mondo in cui nessuno risponde più di niente. I politici scaricano sui predecessori. I manager scaricano sui team, i figli scaricano sui genitori, i genitori scaricano sulla società e la società scarica sulla storia. E la storia, quella non parla per fortuna, o parla ma noi facciamo finta di non ascoltarla, perché se la ascoltassimo sapremmo già dove andremmo a finire adesso. Nel 1962 Stan Lee e Steve Ditko creano Spider-Man. Peter Parker acquisisce i suoi poteri e nella sua inesperienza lascia fuggire un ladro che avrebbe potuto fermare. Quel ladro poco dopo uccide suo zio Ben e da quel momento Spider-Man porta con sé una frase che è diventata probabilmente la frase più famosa della storia dei fumetti: da un grande potere deriva una grande responsabilità. La frase appare per la prima volta in Amazing Fantasy numero 15 dell'agosto del 1962. Questa frase non è pronunciata da nessun personaggio, è la voce narrante che chiude il racconto, ma è rimasta nella memoria collettiva perché dice qualcosa di vero sull'architettura del mondo. C'è un momento preciso in cui capisci che una persona è cambiata davvero ed è quando smette di cercare qualcuno a cui attribuire la colpa di quello che gli è capitato. Quello è il momento. E oggi parliamo di una delle parole più usate e meno capite della lingua italiana. Una parola che tutti conoscono, che molti pronunciano, ma che pochissimi hanno davvero guardato negli occhi. Quella parola è responsabilità e già ti dico dove arriveremo. Alla fine di questo video questa parola non ti sembrerà più quella che credevi, perché nasconde dentro di sé qualcosa che ha il potere di cambiare il modo in cui guardi le tue scelte, le tue relazioni e persino anche il tuo rapporto con il tempo. La parola responsabilità è diventata uno slogan, si usa per accusare gli altri, quasi mai per descrivere se stessi, si usa per chiedere conto, raramente per renderne uno, e invece è esattamente lì, in quella parola, che si nasconde uno degli strumenti che abbiamo per vivere con più libertà, con più chiarezza e paradossalmente anche con meno peso, perché la responsabilità, quella vera, non è un fardello, è una chiave, ma per capirlo dobbiamo partire dall'inizio, dal suono stesso della parola, da dove viene, da chi l'ha usata, da cosa questa parola ha significato nel tempo, quindi dalla storia di questa parola. Io non finirò mai di dirlo, sono ossessionato dalle parole da quando ero bambino e ricordo che chiedevo ai miei genitori che cosa significassero le cose, ma non solo cosa volessero dire, ma da dove venissero le parole, come se capire l'origine di una parola mi desse accesso a un piano più profondo della realtà. Poi io ho trascorso 20 anni nel mondo del vino, nel marketing, nella comunicazione, in tutto quello spazio fatto di racconto e di senso che sta intorno a un bicchiere. E lì ho imparato che le parole nel vino hanno un peso specifico enorme, perché descrivono cose invisibili, descrivono il tempo, descrivono la terra, descrivono le scelte di chi ha lavorato perché tu potessi bere qualcosa di buono, qualcosa di bello. Questo canale Vino nasce proprio dall'incrocio di queste due passioni, parole e vino, significati e piacere. E oggi la parola che ho scelto è responsabilità. Responsabilità però proviamo a scomporla. Responsabilità viene dal tardo latino responsabilitas, derivato da responsabilis, che a sua volta viene dal verbo respondere, rispondere. Adesso rispondere in latino ha una radice affascinante. È composto da re, che indica un ritorno, un movimento all'indietro, una eco,
e spondere, che significa promettere, impegnarsi solennemente, fare un voto, come sposare. Difatti anche sposare deriva da spondeo. Spondere era un termine tecnico del diritto romano. Quando due persone stipulavano un contratto si rivolgevano l'uno all'altra una formula precisa: spondes, prometti, e l'altra rispondeva spondeo, prometto. Quel gesto, quella formula aveva valore legale, era già un vincolo, era una parola data che diventava realtà concreta. Quindi responsabilità alla lettera significa la capacità di rispondere a una promessa fatta, di tornare indietro su un impegno preso e di renderlo vivo con le proprie azioni. Rispondere di nuovo, stare di fronte a ciò che hai detto, ciò che hai fatto, ciò che hai scelto e risponderci, tenerlo. Già questo cambia tutto, vero? Perché di solito pensiamo alla responsabilità come a qualcosa che ti viene addosso dall'esterno, una colpa, un peso, un obbligo che qualcuno ti impone. E invece l'Etimo ci dice esattamente il contrario. La responsabilità è qualcosa che sorge da dentro, da una promessa che tu stesso hai fatto, da una parola che tu stesso hai dato. Nel Medioevo cristiano la parola assume una coloratura morale fortissima. Sei responsabile delle tue azioni davanti a Dio. La responsabilità si sposta verso l'interno, verso la coscienza, ma è ancora legata al giudizio altrui, divino in questo caso, più che a una scelta personale. È nell'Illuminismo, nel Settecento, che la parola subisce la sua trasformazione più profonda. Con Kant e la filosofia morale moderna, la responsabilità si emancipa sia dal tribunale che dal confessionale. Diventa autonomia, la capacità dell'individuo di darsi da solo la propria legge morale e di rispondere ad essa. Come il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, diceva Kant, o no? Piccola pausa di servizio, ho notato una cosa curiosa: più dell'80% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale. E questo probabilmente non perché non vi fidate, non perché non vi piacciono i miei contenuti, ma semplicemente perché ve ne dimenticate. Succede quando si è presi da quello che si sta ascoltando. Quindi approfittane adesso, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella. Per te queste sono operazioni semplicissime e gratuite, ma per me fanno davvero la differenza. E se ti va di approfondire, nei link in descrizione trovi libri bellissimi su parole, linguaggio, comunicazione e vino, più anche qualche strumento sempre legato al mondo del vino. Ogni acquisto mi verrà riconosciuta una piccolissima percentuale che io provvederò a reinvestire qui, in questo canale, per migliorarlo e per creare contenuti ancora più coinvolgenti. Grazie per esserci, ma adesso torniamo alla nostra storia. Autonomia, dal greco autos, se stesso, e nomos, legge, la legge che ti dai tu. Poi nel Novecento la filosofia esistenzialista porta questa riflessione al suo punto più radicale. Jean-Paul Sartre, ecco, Jean-Paul Sartre viene sempre insieme a Kant. Scrive in L'essere il nulla nel 1943 qualcosa che ancora fa tremare i polsi. Siamo condannati ad essere liberi, nessuno può scegliere al posto tuo, ogni momento è una scelta e ogni scelta è una responsabilità. Primo Levi è sopravvissuto ad Auschwitz, chimico di professione, deportato nel 1944, è tornato a Torino e nel 1945 ha dedicato tutta la sua vita a fare una cosa sola: testimoniare, a raccontare quello che era successo con la precisione di uno scienziato e la profondità di un poeta. Nel 1975 pubblicò Il Sistema Periodico, un libro straordinario, trovi il link in descrizione, in cui ogni capitolo prende il nome di un elemento chimico e racconta un pezzo della sua vita. C'è un capitolo che si chiama Argon, il gas nobile, quello che non reagisce con nulla, e Levi lo dedica ai suoi antenati ebrei piemontesi, uomini e donne che vivevano ai margini di un equilibrio di sopravvivenza silenziosa, la chiama lui. Ma è in un altro capitolo, Vanadio, che troviamo qualcosa di unico. Anni dopo la guerra, Levi si trova a corrispondere per motivi di lavoro con un chimico tedesco. Scopre
poco a poco che quell'uomo era un membro delle SS, aveva lavorato nello stesso stabilimento chimico di Auschwitz in cui Levi era stato impiegato come prigioniero. Levi decide di continuare la corrispondenza, di non fuggire, di non accusare, ma di tenere aperto quel confronto, di guardare quell'uomo in faccia attraverso le lettere, di chiedergli conto e ragione con la precisione. Quell'uomo scriveva di rimorsi, parlava di un passato che lo schiacciava. Levi non era lì per assolvere nessuno, ma era lì per restare presente a quella responsabilità, la propria, la sua, quella collettiva, come testimone, come uomo che aveva deciso che il compito di ricordare era una responsabilità che non si poteva delegare ad altri. Né I Sommersi e i Salvati, il suo ultimo libro del 1986, scriverà: la memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace, e aggiungerà che il compito di chi ha vissuto è quello di trasmettere, di tenere viva una testimonianza anche quando fa male, anche quando sarebbe più comodo dimenticare. La responsabilità quindi come atto di memoria, come cura verso chi verrà dopo. Ed eccoci al cuore della puntata. C'è qualcosa che non ti ho ancora detto sulla parola responsabilità e che per me è la vera rivelazione. Siamo abituati a pensarla come un peso, siamo abituati a pensarla come qualcosa che ci schiaccia, come qualcosa che si aggiunge alla vita, come un carico ulteriore in una giornata già piena, e questa percezione magari è comprensibile perché spesso la responsabilità ci viene presentata così, come un obbligo, come un dovere, come una costrizione, ma c'è un capovolgimento possibile ed è questo. La responsabilità è la forma più concreta della libertà. Aspetta però, lasciami spiegare. Quando dici questo è colpa delle circostanze, questa situazione non dipende da me, io non posso farci niente, stai dicendo anche io non ho potere su questo, stai cedendo il tuo potere. Quando invece dici io ho contribuito a creare questa situazione, io scelgo come rispondere, stai reclamando il potere, stai dicendo in buona sostanza questa è la mia vita e io la tengo in mano. Quindi la responsabilità non toglie la libertà, la crea paradossalmente. Pensaci, lo so, perché la libertà siamo abituati a vederla come assenza di vincoli, ma la libertà vera, quella che ti permette di costruire qualcosa, di andare da qualche parte, di essere qualcuno, ha bisogno di una struttura, lo ripeto, ha bisogno di scelte che reggano nel tempo, ha bisogno di rispondere a qualcosa, rispondere, tornare sull'impegno, tenerlo vivo. Quindi la responsabilità non è la parola del peso, è la parola della presenza. Significa sono qui, sono capace di rispondere, sono disposto a tenere. C'è un mondo in cui questa parola ha un significato così concreto da poterlo toccare con le mani. Ed è il mondo del vino. C'è qualcosa di profondamente bello nel fatto che un bicchiere di vino, un prodotto della terra, del tempo, delle scelte di un uomo o di una donna, possa contenere tutto quello che ci siamo raccontati oggi. Che nel profumo di un vino si possa sentire non solo il vitigno o il territorio, ma la decisione di qualcuno di prendersi cura di qualcosa di più grande di sé. Il vino, in questo senso, è una delle forme più antiche di responsabilità trasformata in bellezza. Ecco, siamo partiti da un'etimologia. Rispondere, tornare sull'impegno. Abbiamo scoperto che la responsabilità è il modo in cui la vita diventa tua, perché quando rispondi di te, delle tue scelte, delle tue parole, del tuo tempo, stai dicendo al mondo e a te stesso qualcosa di fondamentale. Io sono qui, io ci sono, io tengo. E questa non è una qualità che si ha o non si ha, è una pratica, si allena ogni giorno, in piccolo, in quella conversazione difficile che potresti evitare e invece la affronti, in quella promessa che potresti dimenticare e invece mantieni, in quello specchio che potresti evitare
dove invece ti guardi responsabilità, la capacità di rispondere, di tornare, di restare, la parola più adulta che esista e forse la più libera. Adesso però ti chiedo una cosa sola. Pensa a un momento della tua vita in cui hai scelto di rispondere davvero di qualcosa, una scelta difficile, un errore che hai riconosciuto, una promessa che hai tenuto quando era più facile lasciarla andare. Ecco, scrivila qui nei commenti. Quella storia merita di essere raccontata e se questo video ti ha dato qualcosa, se questo video ti ha lasciato qualcosa dentro, metti un like. Ma non per me, ma per far arrivare queste parole a chi ne ha davvero bisogno. Iscriviti a Viro Vino se non lo hai ancora fatto, perché le parole hanno un sapore e questo è solo il primo